Allora, oggi vi porto con me, perché faccio attenzione a non investire il gatto. Andiamo a fare qualcosina di spesa e intanto rispondo ad alcune delle vostre domande. Scusate che chiudo il cancello. Allora, spesso mi avete chiesto di farvi vedere alcuni momenti della vita normale, perché di solito su YouTube si vedono, e sugli altri social si vedono viaggi, si vedono momenti di ragazzi giovani, ragazze giovani, come giusto che sia, e però una vita normale di una persona di mezza età, come il babbione qua sottoscritto, di una famiglia, insomma, è difficile, più difficile vederli, insomma. E allora, ma perché non ci fai vedere cosa fai durante il giorno, cosa non fai, come vivi, i posti dove vivi? Ecco, se vi interessa anche questo, con i miei limiti ovviamente, perché ripeto, non sono un ragazzino, non vi faccio il tour della casa solito, della stanzetta con la scrivania, però qualche momento come questo che sto facendo adesso, che vado a fare, la spesa grossa l'abbiamo fatta, manca qualcosa, e quindi, visto che in questo momento di pandemia mia moglie è al lavoro e io sono ancora a casa in attesa che qua si apra la stagione turistica, e vado a comprare quattro cose, insomma. Sto andando a uno dei vari supermercati e ovviamente questa è una delle domande che mi fate, per cui se vi fa piacere scrivetemelo qua sotto nei commenti. Scrivetemi questa cosa, se vi fa piacere vedere anche alcuni momenti normali, perché oggi purtroppo succede che non si riesce più a confrontarsi. Attenzione signora con la bicicletta, allora, non ci si riesce più a confrontarsi, non si riesce si è sempre presi di qua di là, e quindi magari anche condividere qualche momento normale di vita, capire che un po' tutti si fa la stessa vita con i suoi pro, i suoi contro, le sue difficoltà, le sue quotidianità, può essere anche un aiuto per chi magari è un po' meno fortunato o si sente escluso pensando che gli altri, se uno guarda YouTube, pensano che tutti vanno in vacanza a destra e a sinistra e tutti fanno una vita bellissima, che tutti aprono questi pacchi super pieni di accessori, che le aziende gli mandano pacconi pieni di cose. Invece in realtà io nel mio piccolo faccio come tutti una vita normalissima, non mi arrivano pacconi tutti i giorni. Magari mi arrivassero, se qualcuno vuole inviarmi qualche paccone pieno di cose belle, lo accetto volentieri. Per cui c'è da dire anche questa cosa, e può essere utile magari vedere un po' come ci si muove. Adesso vediamo, se non mi dicono niente vi porto dentro con me, compriamo queste due cosine e intanto andiamo avanti con il discorso delle vostre domande. Le vostre domande, quelle sui coltelli sono tantissime, come dicevo, le domande sui coltelli sono tantissime, e quindi, se non tiro giù le chiavi dall'auto però e quindi cosa posso dirvi? Piano piano risponderò anche quelle nei vari video sui coltelli, sull'outdoor. Anche lì è vero, non vi faccio vedere tantissimi momenti di quando sono fuori, semplicemente per il motivo che di solito quando sono fuori cerco di rilassarmi, di svagarmi e magari di provare qualche coltello di cui poi vi parlo successivamente. Quindi anche quello, mettiamo una mascherina,
quindi anche quello può essere che cercherò di farvi vedere qualcosina in più, visto che in molti me l'avete chiesto. Poi che altro farvi vedere, che altro mi avete chiesto? Mi avete chiesto delle ricette di cucina, perché qualcuno si è posto la domanda del perché faccio queste ricette. Faccio queste ricette semplici perché sono le cose che si fanno in velocità a casa, una famiglia che ha bisogno, e quindi faccio quelle ricette lì, cose semplici da mangiare tutti i giorni. Non faccio ricette gourmet, non faccio ricette particolari, ma quello che a volte mangiamo a casa quando non cucina la mia signora. E adesso prendiamo due cose, poi ci vediamo fra un attimo. Ho preso le piadine, adesso prendiamo un paio, ciao, un paio di yogurt. Scale 7, ne prendo uno solo. Tornati in macchina, scusate, ma poi non potevo riprendere, non sono tutti avanzati che si possa fare le riprese in tutti i posti, i video in tutti i posti. Comunque dicevo, sì, per i coltelli non c'è problema, perché quando faccio i test poi vi rispondo anche alle vostre domande. Mi raccomando, sempre, anche se avete critiche, sono sempre ben accette, ma che non siano insulti gratuiti, né a me né a chi mi segue, perché c'è anche chi segue che magari non è molto addentro a determinati argomenti, però vuole dire la sua ed è giusto che dica la sua. Quindi mi raccomando. E dopo, un'altra cosa, appunto quella della cucina ve l'ho detta, faccio ricette semplici, cose che mangiamo noi spesso poi al volo, come tutte le famiglie ci sono tante cose da fare, non c'è più la massaia di una volta che stava a casa tutto il giorno a spignattare, come si dice dalle mie parti. E poi mi avete chiesto un'altra cosa. Sì, io sono anche su altri social, mi trovate su Instagram come Ermanno Azzolini e Ermanno_Azzolini, mi trovate anche su TikTok sempre come Ermanno Azzolini. Comunque vedete sempre la mia E, che adesso da multicolor è diventata tricolore, per cui la vedete tricolore e quindi mi riconoscete, vedete esattamente i miei account che hanno questi tipi di riconoscimento. Vi avevo proposto anche il logo che volevano omaggiarmi, non so ancora se lo prenderò o meno, perché i voti sono sia a favore che a sfavore. Chi vuole un logo più serio mi dice: guarda, dovresti fare un logo più serio, e guardate che bello il lago. Chi vuole un logo più serio, però ovviamente è possibile anche fare un logo più serio, ma voi dovete capire che il mio canale non parla solo di coltelli o sopravvivenza, ma parla di altre cose. Quindi anche lì c'è chi mi dice ma io ne avevo uno molto molto carino. Anche il logo prima di questo, se ve lo ricordate, aveva i monti, era un logo outdoor, ma poi parlando il canale anche di altre cose, giustamente mi avevano proposto questo ninja guru, nel senso che era un ninja spirituale, quindi aveva le spade, quindi il richiamo ai coltelli, a comunque
un certo esercizio di disciplina, ma anche al guru, alla spiritualità, alla vita dopo la morte, quelle cose di cui io tratto, ai libri misteriosi, ai luoghi misteriosi, ad altre cose. Adesso parcheggio un attimo. Fare anzi un sondaggio, e oltre a questa cosa vi piacerebbe vedere sul canale? Sarebbe troppo dispersivo e penso che sentirei moltissime richieste di cui sicuramente molte non riuscirei a soddisfare. Più che altro mi piacerebbe sapere cosa vi piace del mio canale. Questo mi aiuterebbe anche a migliorarmi e magari a creare dei video che possono essere più gradevoli o più piacevoli per voi. Quindi fatemi sapere perché vi piace il mio canale qua sotto nei commenti. Mi ha chiesto perché i miei video sui coltelli o comunque i video in generale sono rilassati, è perché io non voglio fare così, ragazzi, questo coltello, ragazzi, lo vedete, ragazzi? Ecco, Floriano, scusami se ti ho usato ad esempio, ecco, però io non ho lo stile di Floriano, qui non siamo al parchetto del tagliagole, ma a me piace spiegarvi il coltello, le caratteristiche tecniche, come mi sono trovato, i difetti, i pregi che ho riscontrato di un coltello, piuttosto che fare tanta scena. Sono forse un po' meno spettacolare, questo sì. Posso fare video come Malloru? Sì, io sono in grado di fare video come Malloru, ma non ve li faccio perché trovo che il mio canale deve esprimere una cosa normale, una cosa di tutti i giorni, quotidiana, come tra amici, una discussione, fare tutti questi video meravigliosi, dove però non c'è il contenuto se non la visualizzazione di un panorama, di un centro città, che per carità può anche servire, magari qualcuno lo farò anche, però preferisco un video di getto, di impatto, dove si parla, si discute, dove si parla dell'argomento, dove non si guarda troppo la forma, ma si guarda più al contenuto. Questo è il mio parere, ditemi voi come la pensate qua sotto nei commenti. E fatemi sapere appunto cosa vi piace del canale, se vi piace anche il fatto che io vi parli di libri, vi parli di film. Ecco, questa è un'altra cosa che mi è successo, sono stato criticato perché ho parlato di alcuni accadimenti e ne ho un altro pronto di militari americani. Però se io faccio il commento a un film piuttosto che a un libro che parla di un avvenimento di militari americani, in questo caso possono essere francesi, la Legione Straniera o di altri commenti, non è che non lo faccio perché non sono un patriota o proprio da me che ho militato nell'esercito italiano dici e fai queste cose. No, è perché è fatalità, l'occasione è quella lì. Purtroppo di quello che fanno i nostri soldati o dei nostri eroi non se ne parla, ma vi dirò anche di più, si fa fatica a parlarne. Se voi vedete sul mio canale c'è un video su il Galvani, un sommergibile italiano alla seconda guerra mondiale, su cui era imbarcato mio nonno. Ecco, questo video l'ho dovuto rifare ben 5-6 volte, me l'hanno censurato ben 4 volte YouTube, presentava dei video proprio di sommergibili, di video storici, che ero stato anche autorizzato a utilizzare, ma YouTube me li cassava perché sembra sempre che quando si parla dei nostri eroi della seconda guerra mondiale si voglia parlare del nazifascismo. Per cui è difficile, ne ho in progetto un paio, vediamo se riuscirò a metterli online senza che mi vengano censurati. Io seguivo una pagina storica anche su Facebook, ma dove veramente non si parlava né di politica né niente, è una pagina storica delle forze armate, pensate che è stata censurata anche quella. Purtroppo i tempi in cui viviamo sono questi qua, per cui non voletemene. Io se fanno un film sui soldati americani e magari ve lo commento, non lo faccio perché non voglio parlare dei nostri eroi italiani, ben vengano. Pochi giorni fa sebbene non fosse un soldato, lo è stato, ma non fosse un soldato in quel momento lì, ma era un contractor, così vengono chiamati oggi, di Quattrocchi, di quanto questo uomo sia stato comunque coraggioso e lodevole,
nonostante poi si vuole sempre in Italia fare polemiche, non polemiche, comunque onore a lui dal punto di vista delle armi, ovviamente, e anche a chi piace che io continui a parlare dell'NDE e di questi argomenti un pochino più spirituali, un pochino anche rivolti allo scibile umano e non solo all'outdoor, al divertimento all'esterno. Mi piace coniugare le due cose perché non è detto che chi si dedica all'outdoor o al prepping, quindi alla preparazione in caso di catastrofi, eccetera, sia, come dicono dalle mie parti, un ognucco, un testa duro, ma anzi generalmente sono persone anche molto acculturate e acculturate in vari settori. Aspetto i vostri commenti, mi raccomando, in un prossimo video ci saranno delle sorprese, iscrivetevi al canale, forza e coraggio che siamo un po' diminuiti nelle iscrizioni, vorrei arrivare ai 10.000 per potervi dare dei contenuti diversi che solo chi ha 10.000 iscritti può espletare. A tutti un caro saluto, ciao a tutti da Ermanno, ciao!